Tra un po' andremo a vedere che cos'è, eh. Ok, cerchiamo di mettere a fuoco. Questo è quello che si vede al microscopio. Qualcuno forse già ha indovinato che cos'è. Bene amici, eccoci qua con un climatizzatore della Samsung. Dico Samsung in particolare perché adesso andremo a vedere questo particolare. Ma prima voglio farvi vedere ciò che abbiamo visto al microscopio. E questo è il risultato della visione al microscopio. In pratica stavamo vedendo un tubo strozzato, tubo di ritorno da 3 ottavi, che è stato montato su questa macchina e poi è stato anche schiacciato con una pinza a pappagallo in modo da recuperare, e abbiamo visto al microscopio che forse c'è anche qualche cricca su questo tubo. Possiamo vedere il marchio Samsung, ma poi vi assicuro che all'interno la scheda interna monta una Midea. Adesso questo è un clima che ha funzionato solamente qualche mese, il clima è nuovo e ahimè mi hanno chiamato per cercare di recuperare questo clima, perché immaginate voi come ha lavorato con questa strozzatura. Adesso sul manometro mi segnava 15 bar fissi, il compressore che funziona e tutto, anche la ventilazione, però sul manometro ci stavano 15 bar fissi. Avevamo una gradazione di 22 gradi molto alta e questo non va bene. A parte questo, ogni tanto c'erano degli sbalzi di pressione, e questi sbalzi di pressione sono dovuti, indovinate un po' a cosa sono dovuti questi sbalzi di pressione? Bene, i sbalzi di pressione sono dovuti alla mancata pulizia della tubazione predisposta, sì, perché è una tubazione predisposta di 15 metri, non è stata fatta la pulizia e quindi che cosa è successo? Molto probabilmente nella tubazione predisposta, una tubazione predisposta da 10 anni e più, molto probabilmente c'era umidità o acqua addirittura, si è miscelato con il gas, ovviamente l'acqua a 0 gradi ghiaccia e quindi sono andati a formare dei granelli di ghiaccio. Che cosa fanno questi granelli di ghiaccio? Questi granelli di ghiaccio vanno a ostruire l'espansione, perché come ben sappiamo l'espansione, cioè l'espansione per chi non lo sa è il capillare, e adesso ve lo faccio vedere. Allora, vi faccio vedere l'espansione dove sta. Allora, questo è l'espansione e questo capillare qua che sto toccando con il cacciavite, adesso se ne trovo qualcuno rottamato ve lo faccio vedere. Eccolo qua, l'espansione. Questo è un capillare rottamato. Qui possiamo vedere che abbiamo anche la valvola. Eh? Quindi che cosa succede in pratica? Nell'entrare nell'espansione, essendo che in gas viene abbattuta la pressione, di conseguenza il gas ghiaccia, scende a 0 gradi. A 0 gradi se abbiamo residui di acqua miscelati nel gas, quest'acqua congela e quindi va a ostruire il capillare e il passaggio del gas. Ecco perché sul manometro avevamo 15 bar
fissi. Il gas all'interno va rimosso, cambiato, pulito, va pulito tutto il meccanismo adesso del climatizzatore, va pulito tutto il compressore all'interno con un recuperatore di pulizia, di riciclo, con degli additivi appositi. Per di più, come abbiamo visto, abbiamo anche questa strozzatura che non so l'origine di questa strozzatura, se è stata fatta dall'installatore, l'ha trovato già così, questo io non lo so. Comunque fatto sta che l'installatore doveva provvedere a sistemarlo e non lasciarlo in questo modo. Io mi sono trovato perché mi ha chiamato un amico provando a riuscire a recuperare questo climatizzatore. Questo climatizzatore che ha solo 2 mesi di lavoro. Bene, ecco qui la scheda montata su Samsung. In realtà è una scheda Midea in tutti gli effetti. Perché dico in tutti gli effetti? Perché andremo a farla funzionare con simulatore Midea, quindi sarà il simulatore ad azionare il funzionamento, anche perché non abbiamo lo split. Quindi che cosa faremo in pratica? Dopo aver fatto tutta la pulizia del circuito interno, andremo a rifare la ricarica a bilancia. A bilancia ci atteniamo alla targhetta, andiamo a vedere. Ecco qui possiamo vedere che gas R32 0,55 kg, quindi abbiamo 550 grammi di refrigerante R32. Bene, prima di fare tutto questo voglio vedere, perché siccome il ritorno era bloccato a 15 bar, in pratica non aspirava, anche perché ho provato a fare il recupero del gas e la lancetta era bloccata su 15 bar sul manometro, che possiamo vedere qui. Manometro olio di precisione. Questo manometro fa sia freddo che caldo perché arriva fino a 50 bar. È un manometro per i 410, ma come ben sappiamo l'R32 ha le stesse pressioni del 410. La differenza tra R410 e R32 è di 1/4 di bar, quindi è pochissimo. Ci possiamo attenere tranquillamente al manometro R410. Bene, ci basterà mettere il simulatore su questo pin qua, che vediamo qui. Metteremo il simulatore su questo pin, collegare la spina e possiamo vedere, le valvole sono già aperte, possiamo vedere se c'è un ritorno, se c'è un'aspirazione, perché questo è il tubo di aspirazione e questo è il tubo di mandato, quindi possiamo vedere se c'è l'aspirazione e l'uscita in mandato. Questo lo possiamo fare anche perché, ripeto, dobbiamo fare la pulizia a tutto il circuito, quindi lo possiamo vedere tranquillamente. Beh ragazzi, è bastato fare un ponticello su L1 e W. Perché questo? Perché possiamo vedere che L c'è un ponticello su L1, N c'è un ponticello su N2. Allora, in molte installazioni vedo dare alimentazione direttamente dallo split interno, cioè in pratica su L1 e L2, non va fatto. Non va fatto, vi spiego anche il perché. L'alimentazione dalla casa costruttrice è riportata che deve essere portata su LN, sulla morsettiera esterna e non sulla morsettiera interna, anche se in fin dei conti qui ci sta fatto un ponticello. Vi spiego perché non va fatto. Perché se la linea è lunga, come è capitato su questo climatizzatore, perché qui c'era un altro problema, il compressore andava per partire, non riusciva a partire e dava errore P0. Perché? Perché su 15 metri di lunghezza, avendo un cavetto da 1 come questo, 1,5, questo è un cavetto secondo me da 1,
Che cosa succede? Che avendo un cavetto sottile su 15-16 metri di lunghezza, il compressore va in assorbimento e va in protezione, perché l'assorbimento è tale che il passaggio della corrente non è per quello per cui richiesto l'assorbimento del compressore, e di conseguenza va in errore P0. Questo è un fattore molto importante, perché mi è arrivata questa scheda prima in riparazione dopo 2 mesi e in realtà la scheda l'ho testata, era buona, dopodiché è stato posto l'alimentazione su l'unità esterna, è ritornato tutto a funzionare. Ma questo comunque è un fattore che andremo a parlare su un altro video con calma. Bene, scheda accesa, possiamo vedere che sta lampeggiando, ovviamente non c'è la comunicazione dell'unità interna, ma noi abbiamo il nostro simulatore, ci dà errore 1 perché ci dà errore di comunicazione. Andiamo ad azionare il climatizzatore. Ok, partito il compressore, adesso partirà anche la ventola. Da qui possiamo vedere se effettivamente non ha problemi l'aspirazione. E vediamo che aspira tranquillamente. Possiamo anche mettere un manometro qui per testare la pressione. Ok, perfetto, abbiamo spento, adesso ci mettiamo un bel manometro. Ok, andiamo a mettere il manometro, così andremo a monitorare la pressione per vedere se il compressore arriva ai 30 bar e anche di più. Quindi andiamo a impostare la frequenza. Possiamo vedere che la lancetta sta salendo, noi lo portiamo fino a 30 bar, fino alla lancetta rossa, dopodiché andremo a staccare per non forzare la scheda inverter. Quindi possiamo vedere se effettivamente sta aspirando, e significa che se sta aspirando di conseguenza la pressione sta comunque aspirando aria e sta salendo, come possiamo vedere. Ok, possiamo vedere che è arrivato. Qui andiamo a mettere il tappo, se no fuoriesce al contrario. Ok, andiamo a spegnere. Possiamo anche chiudere questa valvola volendo, e possiamo da qui monitorare la tenuta dell'unità esterna, perché adesso è in aspirazione di aria, che non si dovrebbe fare. Quindi possiamo mettere la lancetta rossa qui su quella nera, che ripeto non si dovrebbe fare perché abbiamo aspirato aria, mentre invece va messo in pressione con azoto. Ma ripeto, siccome verrà fatto il lavaggio di tutto il circuito con apposita strumentazione e additivi per il lavaggio. Bene, detto questo, è inutile che stiamo, perché non è il problema della perdita dell'unità esterna, ma il problema era perché non riusciva, perché si tappava il capillare, non aveva più un'aspirazione
Adesso questa strozzatura, magari qualcuno poteva pensare no, ma era la strozzatura. In realtà la macchina ha funzionato per un po', ovviamente la strozzatura dell'estrazione è stata fatta dopo l'installazione e sicuramente dopo è stato aiutato con qualche pinza per tentare di recuperare il danno e questo non va fatto. Da qui molto probabilmente è probabile pure che sia entrata o aria o acqua dalla cricca. Vabbè, detto questo, vediamo un po' di ricaricare, di fare tutto. Non farò vedere il video del lavaggio perché è un procedimento molto lungo. Vado a fare tutta la procedura che va fatta per poterlo ricaricare con R32. Dopo aver fatto il lavaggio con l'additivo, il recuperatore e l'azoto, andiamo a vedere il vuoto. Stiamo facendo un 2 ore minimo di vuoto in tutta la macchina, tutto il circuito, compressore e radiatore. Ho messo questa serpentina perché ce l'avevo, l'utilizzavo per riscaldare l'acqua e quindi ho messo questa serpentina per fare un bypass tra le due valvole. Ho tolto, cosa importante, tutto quello che può ostruire nell'aspirazione. Ho rimosso anche il valvolino, eccolo qua, ho rimosso. Perché? Perché il vuoto in questo modo va fatto meglio. Ci sono tracce ancora di umidità all'interno, con il vuoto abbiamo più aspirazione e quindi farà in modo che andrà a togliere questa umidità all'interno del clima, quindi va tolto anche, vi consiglio di togliere anche il valvolino. Dopodiché, una volta fatto il vuoto, chiudete le valvole, rimettete il valvolino. Se non volete farlo alla tubazione con lo split potete fare un bypass qui come ho fatto io, ma va bene anche con una frusta, tranquillamente potete fare un bypass per fare tutto il vuoto all'unità esterna, va bene? Vi consiglio di togliere anche il valvolino. Bene, dopo aver fatto il vuoto, ho chiuso le due valvole, posso anche spegnere la pompa. In questo caso vado a togliere la manichetta del vuoto. Ovviamente il vuoto è stato intrappolato nell'unità. Questa tubazione che vediamo qui, questa serpentina con questa tubazione, è entrata di nuovo l'aria, quindi andiamo a rimettere lo spilletto. Qui andremo a rifare il vuoto prima di caricare. Rimesso lo spilletto, andiamo a mettere questa valvola. Rimettiamo la frusta del vuoto. Vado a rifare il vuoto in tutta la tubazione, che vediamo qui abbiamo la serpentina, voi immaginate che abbiamo la tubazione con lo split. Ok, vado ad aprire la valvola, in questo caso non c'è più passaggio, possiamo togliere la manichetta del vuoto e possiamo collegare la manichetta con la bombola da ricaricare. Ok, manometri, bilancia Wiga, accendiamo. Ok, ci troviamo adesso a 0, arriveremo a 550 grammi nell'unità dove riporta 550 grammi a targhetta, quindi andremo a mettere questi 550 grammi di gas. La bombola è verde, per chi vede la bombola verde, perché so che l'R32 ha la bombola rossa. Bene, sì, la bombola è stata ridata indietro, è stato travasato il gas in questa bombola verde.
Ovviamente questo è per chi nota la bombola verde. Ovviamente in tutto il circuito del manometro delle fruste è stato fatto il vuoto. Bene ragazzi, messo in pressione il manometro, cerchiamo di mettere il manometro nella parte dove si può vedere. Accendiamo la luce, vado ad aprire il rubinetto. Ok, adesso abbiamo la pressione fino al rubinettino. Vado a chiudere il rubinettino in modo che entri nel circuito dell'unità interna. Ok, adesso abbiamo il refrigerante nella tubazione. In pratica immaginiamo che questo sia lo split e questa è la tubazione mandata e ritorno. Quindi adesso abbiamo messo in pressione tutta la tubazione, ovviamente in pressione del refrigerante R32. Adesso andiamo ad aprire le valvole. Ho acceso la bilancia in modo che qui dobbiamo arrivare a 450 grammi. Il rubinetto del manometro è aperto. Quando arriveremo a 450 grammi ci fermeremo. Potrebbe anche fermarsi per equivalenza di pressione, potrebbe anche fermarsi prima dei 550 grammi, scusate, quanto è riportata sulla macchina. E 45, ci fermiamo qui. Ok, andiamo qui, possiamo aprire il rubinetto. Ok, perfetto. Abbiamo sempre la pressione ambiente, quindi abbiamo aperto i due rubinetti. Bene, adesso facciamo funzionare la macchina. Cosa ci dovremmo aspettare, visto che non abbiamo lo split? Ci dovremmo aspettare che questo ghiacci, ovviamente, perché non abbiamo lo split, ma interverremo con un fono o con un ventilatore, adesso vedremo. Ok, perfetto. Qui abbiamo il nostro simulatore. Facciamo partire il clima. Ok, pressione sta calando. Beh ragazzi, sto usando un fono per riscaldare la serpentina e questo è quello che succede nello split. Guardate come sta gocciolando. Quindi questa è la condensa che si crea nello split. Andiamo a vedere la pressione a 0 gradi, 7 bar. (11 gradi, 11 bar). Ok, adesso vado a spegnere il forno e dovremmo vedere un calo di pressione, perché
e quindi facciamo finta che si è fermato il ventilatore dello split. Guardate un po' come sta scendendo, quindi sta scendendo di pressione perché ovviamente adesso non c'è scambio nell'ambiente interno. Ovviamente io sto ipotizzando l'ambiente interno, ma ovviamente qui ho una serpentina che si sta congelando. Andiamo a vedere la tubazione che si sta congelando, eccola qui. Vedete un po' come si sta congelando perché non c'è l'abbattimento di calore, non c'è lo scambio di calore sul refrigerante. Bene ragazzi, riducendo i giri del compressore e con il fono, riscaldando la serpentina, sono riuscito a portare la pressione a 7 bar, 0 gradi. Adesso vado a spegnere il forno. Vediamo un po' se mantiene i 0 gradi. Ok, sta lavorando perfettamente, anche perché siamo ai minimi giri della frequenza. Ovviamente se porta la frequenza massima la pressione diminuirà, il refrigerante congelerà e la pressione andrà a diminuire perché poi non c'è scambio nella serpentina interna. Adesso è diminuito un po' perché non lo sto facendo più con il fono. Posso diminuire ancora la frequenza, lo portiamo a 13 al minimo, vediamo cosa fa. Se vado sotto i 13 si spegne il compressore, quindi siamo al minimo. Vado a riscaldare perché sta scendendo. Vedete un po' come sale nel momento in cui accendo il fono e vado a riscaldare la serpentina, quindi sta salendo di nuovo la pressione, che il gas sta ritornando più caldo, automaticamente sale la gradazione, sale anche la pressione. Quindi le tacchette nere sono il bar, quelle blu sono la gradazione, non so se si riesce a vedere. Ok ragazzi, voglio provare a scendere un po' la frequenza, sperando che non si spegne il compressore. Lo portiamo a 11, niente, si è spento il compressore, quindi sotto i 13 si spegne il compressore. Adesso la pressione salirà alla temperatura ambiente. In base alla temperatura ambiente abbiamo una pressione che dovrebbe essere, con queste temperature, dovrebbe essere di 15 bar. Quindi se abbiamo 24 gradi dovrebbe essere di 15 bar. Ok, si è fermato a 20 gradi, 13 bar. Andiamo ad accendere di nuovo, vediamo se parte a 12. Ok, è partito a 12, quindi 12 è il minimo. Vediamo come scende la pressione. Ok, vado a riscaldare la serpentina.
facciamo lavorare a zero. Perfetto. Bene ragazzi, a questo punto andiamo a fare il recupero del gas, andiamo a intrappolare tutto il gas nel compressore e come ben sappiamo ho già fatto altri video su questo, come recuperare il gas. Quindi andiamo a chiudere per primo il rubinetto di mandata, il tubo piccolo, tubo da 1/4, aspettiamo che scende, ovviamente io vado ad aprire la valvola in modo che vada a recuperare anche gas nelle fruste. Aspettiamo che arrivi a zero, dopodiché possiamo chiudere il rubinetto del ritorno. Ok, perfetto, andiamo a chiudere. Ok, possiamo spegnere. Perfetto, abbiamo recuperato il gas, portato a zero. Possiamo vedere che possiamo anche togliere, non troveremo gas nelle manichette, non troveremo gas nelle manichette, anche qui, guardate un po', quindi non abbiamo gas, residui di gas all'esterno, abbiamo recuperato tutto. Come avete visto abbiamo fatto anche il recupero del gas, il gas in questo momento è intrappolato tutto nell'unità esterna. Bene ragazzi, il video finisce qua, spero che anche questo video sia stato istruttivo e soprattutto utile. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, soprattutto azionate la campanella per le notifiche. Ci saranno sicuramente altri video sia sulle riparazioni, sulle schede inverter che sia sulla refrigerazione. Da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.